Allora, ci siamo? Come si sente? Allora? Perfetto. Fatemi fare soltanto il cambio di sorgente e iniziamo. Avanti, dai, su, forza e coraggio. Olè! Tra l'altro devo essere sincero, mi ricordo quando in passato, quando facevo questi cambi, che normalmente avevo problemi, che dovevo togliere e rimettere la console ad hoc. Non so come si è aggiustato da solo, ma vabbè, buono così. Signore e signori, non solo, buonasera! Anche questa sera con MP Stream e dopo una settimana nuovamente con Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Nella scorsa settimana abbiamo iniziato il tanto bel desiderato backtracking per poter prendere tutte le stelle, tutti i timbri e anche per raggiungere le punte delle aste che ci sono rimaste. Ora, un timbro non sono riuscito a trovarlo in alcun modo, per cui mi sono consolato la scorsa volta col treno dell'aria. Il treno dell'aria perché, come potete vedere, non c'è questa sera perché ovviamente l'ho sfruttato la volta scorsa, quindi non si può avere sempre hype, ragazzi. Tra l'altro, regola per questa sera, non ci saranno battute sulla morte di Mario. Quindi, per favore, che ho visto anche che la CNN, se non sbaglio, ha fatto un servizio su questa cavolata, sul fatto che dal 31 marzo non c'è più l'anniversario, quindi è tutto la morte di Mario, la condanna a morte. Io non riesco a credere che questa cacchiata, vabbè, questa battuta che mi piace anche a dirla tutta, però si è arrivata a questi livelli. Io non ci posso credere, è una cosa assurda. Eccoti qua, tu con il tuo stampino timbro che non si trova. Andiamo avanti però, lo rivediamo poi. Aspetta un secondo. 6-7, dobbiamo prendere la punta. 6-7 dov'è? 6-7 dov'è? No, 6-6 dov'è il 6-7? Aia, questo qua. Ok, stavo dicendo, io non posso credere che la battuta, il joke il meme della morte di Mario sia arrivata a tali livelli che persino la CNN abbia dovuto fare un servizio a riguardo. Io non ci posso credere. Se non sbaglio hanno anche chiesto ad un rappresentante di Nintendo: scusi, ma Mario muore per davvero il 31 marzo? E io non so come reagire. Beh, in realtà ci potrebbe stare, magari facciamo un bel commento su tutta la celebrazione dei 35 anni. Dai, può stare questo sì, può stare. Oh, allora, intanto diciamo una cosa. I piani hanno seguito completamente quello che le indicazioni originarie. No, basti pensare soltanto anche, cioè, ricordiamoci che il parco in Giappone ad Osaka sarebbe dovuto aprire molto prima rispetto di questo marzo, molto prima, ma sapete com'è? Pandemia, anche in Giappone sono stati costretti prima di ritardare i lavori, poi a ritardare anche l'apertura, che tra l'altro doveva essere aperto il 18 febbraio, poi di acutizzarsi della pandemia in Giappone ha costretto un'apertura ritardata. Era non il 18 febbraio, era il 9 febbraio, se non sbaglio. No, era il 4 febbraio, ecco, il 4 febbraio, e poi apertura il 18 marzo. Apertura ovviamente con tante limitazioni, quindi numero di persone limitato per ingresso, quindi limitazioni anche se non sbaglio, ma quello anche effetti, vabbè. Ovviamente questo è già andato male. Poi il tanto ok. Meglio di quanto sperassi come tempi. Allora, riusciamo qua a fare senza. Vabbè, in effetti. Cavolata. Cioè, pensiamo a questo. Secondo tutti i vari rumor che c'erano già prima che ci fossero tutti i problemi di Nintendo nella comunicazione, non soltanto sviluppo ma anche comunicazione, c'erano i rumor della grande celebrazione di Mario per sia aprile che giugno, si pensava, vabbè, comunque sia, si rumoreggiava di tanti vari titoli a tema Mario in arrivo durante il 2020. Soprattutto la collection e proprio 3D World con un'aggiunta molto sostanziale che in effetti è stata con Bowser's Fury. Un secondo la mappa. Il 6C, che dov'è il 6C però? In effetti mi mancano delle cose. Cioè anche qui 6A. Aspetta un secondo. Ah no, il 6C ce l'ho, ma dove sta il. Aspetta, dove sta il. Perché ho il 6B ma non il 6C? Scusate un secondo, dove cacchio sta il 6C? Allora, dove sta? Vediamo un attimo qua. Questo è?
No, questo è 6 scatola. Va bene. No, vabbè. Dove sta il 6? Allora, perché mi sono mancati? Dove sta il 6C? 6A va bene, ma il 6C l'ho fatta, che cacchio era? 6, 5, casa. Non mi viene, che cos'erano? Vabbè. Ah, forse... No, il castello non c'entra. No. Vabbè, non castello, comunque Carannano. Stavo dicendo comunque sia. 3D World in origine era per la fine dell'anno scorso, per novembre. Però la pandemia ha rinviato vari piani. Anche dal punto di vista promozione, perché ripeto, in origine... Questo... No, vabbè, un'altra carta. Ah! Oh! Mi sento un imbecille! Mi sento un imbecille! Questo è il Sebeam! Eccolo qua il Sebeam! E allora dobbiamo anche tornare indietro per vedere un pochino che abbiamo fatto... Se ci sono cose simili a questo punto, sì. In 100 secondi? Vabbè, con Rosalinda Gatto qua una cavolata. Ok. Olè! Olè! Stavamo dicendo quindi, prima di prendere questa stella, buono. Stavamo dicendo. Poi ovviamente hanno rimandato sia l'evento stesso di Mario, che alla fin fine è venuto a settembre, con Tantle Collection che è stata annunciata a settembre ed è uscita a settembre. Un'uscita di 2 settimane, una cosa che non ho mai visto per un titolo così importante. Comunque un'uscita in negozio, mai visto una cosa del genere. E spero, credo che non avremo più una cosa del genere. Quindi il 6C dov'era allora? Quindi quello era il 6B. Allora devo cercare ancora qua. Vabbè. Poi ovviamente 3D World deve uscire a novembre, è uscito alla fine a febbraio. Perché, vabbè, ovviamente per dare più... Vabbè, il problema sapete qual è? Che purtroppo Nintendo ha subito dei ritardi con le uscite causa pandemia. Non ha annunciato ritardi l'anno scorso, a parte per Famicom Detective Club, ma è per Bravely Default 2, che però, non è, però sono entrambi titoli effettivamente non propri, perché Famicom Detective Club è un titolo Magis di sviluppo, non interno, e vabbè, Bravely Default 2 è Square Enix. Però non puoi non ritardare quello che non è annunciato, e questo è il fatto, perché in effetti Nintendo l'anno scorso cosa aveva dei piani, un tipo di piani che non penso avrebbe cambiato in maniera così sconvolgente, però, le prospettive di line-up. Però comunque dei piani diversi, tipo, cioè 3D World a novembre vuol dire che hai altre cose per la fine dell'anno fiscale, non 3D World e Bravely Default 2. Però poi, quando c'è stata l'annuncio dei risultati dell'anno fiscale intero e poi i piani per quello successivo, quello che termina oggi effettivamente, hanno detto noi abbiamo dei piani che non sono cambiati. Grazie al cavolo, cioè che, nel senso, che li avevano cambiati prima. Questo è il fatto. Tecnicamente non siete corretti. Questo è il bello. Allora, un secondo qua. E infatti quei piani, quelli che hanno cambiato, tipo per dire Paper Mario doveva uscire a giugno secondo Emily Rogers, Jeff Grubb, è uscito alla fin fine a luglio. Pikmin 3 doveva uscire addirittura prima, forse ad aprile, e poi è uscito a ottobre per riempire degli spazi per l'appunto. Lo stesso 3D World da novembre è passato a febbraio. Questo perché avevano delle... purtroppo hanno subito dei ritardi di sviluppo che hanno costretto a dilazionare, a spalmare su un arco di tempo più lungo titoli che potevano spalmare, che potevano permettersi di spalmare, tipo Pikmin 3 magari c'erano pronto da mesi, cioè se era in programma per aprile e maggio era chiaro che fosse pronto da molto prima, quindi l'hanno lasciato stare fino a ottobre. Ma per Mario, invece di uscire a giugno, visto che comunque giugno aveva già Clubhouse Games, è uscito a luglio, metà luglio. Quindi per questo motivo, vabbè no, giusto, questo non c'entra. Dove sta il 6C? Dov'è? Che aveva tra l'altro anche, che ha la cima della bandiera. Dove cacchio sta? Non mi sta venendo. Che poi ci sono anche stato. È questo che mi... Aspetta, no? Allora, se vado qua ovviamente... Aspetta, non è che... No? No? Io mi confondo qua. Aspetta, qua. Ah, eccolo qua il 6C. Eccolo. No. No, questo l'ho preso allora, mi sa, no? No. Ah. Va bene, va benissimo, prendiamolo. Timbro. Questo perché non l'ho mai preso, scusate? Per quale motivo? Vabbè. Quindi, stavo dicendo per l'appunto, sono cambiati tanti piani. Ecco, però pensiamo anche a Super Mario Maker 2.
il supporto per Super Mario Maker 2, penso anche comunque per... che bella la visuale così, che mi aiuta a vedere un po'. No, non vedo dove possa essere il... Dove cacchio ho trovato il 6B e il 6C allora? Dove cacchio l'ho trovato? Vabbè, quindi... Come si è visto proprio a settembre, quando hanno rivelato le Ninja Challenges per Super Mario Maker 2, hanno lasciato inalterato il testo del sito, rivelando che in effetti, e questo avvalora la tesi secondo la quale ci doveva essere qualcosa già ad aprile, che erano previsti per aprile, forse se non sbaglio fine aprile, quelle sfide di Super Mario Maker 2, quindi tanti piani cambiati. Però su una cosa sono sicuro che non sono cambiati i piani. Ecco, perché ho parlato comunque sì di come i piani non fossero assolutamente quelli originari. Cioè, pensiamo al fatto che dovevano esserci il parco. Allora, Lego ci sono stati, e non credo là effettivamente con ritardi o comunque sia non sostanziali. Il parco è andato a Marengo proprio per l'anno scorso. Il film che doveva uscire, vabbè, per il quale doveva iniziare la promozione, penso l'anno scorso, comunque sia. I rumor parlavano effettivamente della presentazione con... a giugno anche, tra l'altro, alle 3, con anche parlare del film. Non si è visto più niente, non si sa ancora niente del film Super Mario, non sto ricordando adesso... Come cacchio si chiama la compagnia? Vabbè, quella dei Minion, non mi sto ricordando purtroppo. Qui andiamo invece al mondo 7. Ah no, ecco il 6C. Eccolo qua, mi sembrava strano. E com'è che non ho preso qua la punta della bandiera? Scusate. Vabbè, cioè, è per quello, no? Esatto, punta della bandiera, andiamo. Poi tutti gli altri, tutto il merchandise che è uscito alla fine di Super Mario. Oh, la sibilanza. Ah, abbiamo il trucco qua, però non così. Con il gatto non si può fare il trucco effettivamente, anche se Rosalinda. Quindi tanti piani cambiati per Nintendo stessa, per anniversario. Però immagino che comunque sia... Ah no, non è la sibilanza. Ah, è questo quello, va bene. Io mi ricordo di sibilanza quando ci sono le ciliegie. Il naso oggi, mamma mia. Vabbè, stavo parlando comunque sia per l'appunto del... Me lo ripeto perché devo comunque intonarmi, devo... A volte non mi viene... vai! 2. Sì, vabbè, ce la facciamo. Sì. I piani sono cambiati. Tanto sono cambiati, come ho detto poco fa. Però su due cose sono abbastanza sicuro che non sono cambiati. Che era comunque previsto secondo me che... Oh, perfetto. Che sarebbe terminato il tutto il 31 marzo. E soprattutto che... Super Mario 3D All Stars, Super Mario 35 e compagnia bella sarebbero comunque diventati non più disponibili il 31 marzo, a partire dal 1 aprile 2021. Su questo sono abbastanza sicuro che non sono cambiati i piani. E per chi dice, vabbè, ma Nintendo, con questa cosa qui, il Walt Disney. Sì, d'accordo, il brutto è che l'ha già fatto. Perché ci si dimentica abbastanza, vabbè, sono stati 10 anni effettivamente. Che con... Ok, perfetto. Che con la collection dei 25 anni, quella per Wii con... vabbè, che era Super Mario All Stars effettivamente, ripubblicato su disco, con però... In effetti bisogna dirlo, con dei gadget in più rispetto a quello che abbiamo avuto con 3D All Stars, che non aveva un case speciale, non aveva un libretto particolare. Però anche in quel caso è uscito, anzi, a dirla tutta, ha avuto anche una più limitata quello lì, perché è uscito a novembre del 2010, sì, e poi se n'è andato via, forse dopo... forse ancora prima del 31 marzo, se succede. Quindi Nintendo questa carognata in effetti l'ha già fatta. Devo essere sincero, stranamente io non ho tutti questi grandissimi problemi con la disponibilità limitata fisica. Posso capire che vogliono rendere la cosa l'evento e quindi far sì che ci siano molte persone che comprano. Cioè, è carognata, ma la capisco. Cioè, anche perché l'hanno già fatto. Anche perché l'hanno già fatto, quindi sono più abituato. Comunque anche il Walt Disney. Ma un po' la capisco per la rarità e tutto quanto. Quello che non capisco, ad essere sincero, è il fatto di aver reso limitata la disponibilità anche sull'eShop. Cioè,
anche sull'eShop da domani non si potrà più comprare 3D All Stars. Quella è la carognata al quadrato, secondo me. Allora, prima di continuare, ok. Ah, perfetto, solamente il castello C. Dove cacchio sta un cancello? Un cancello. Il castello C però, vabbè, qua. No. Dicevo, quella è la vera carognata, perché io veramente non capisco. Oh, eccolo qua. Deve essere questo, no? Vediamo. Sì. Vediamo, c'è tempo? Cioè, che tempo dà? Darà tipo 50 secondi, mi sa, visto che siamo... No, 100 sempre! Vediamo però almeno com'è... Ah! No! Vabbè, è Rosalinda, è Rosalinda. È Rosalinda, vabbè. Importa poco in questo contesto. Dicevo, purtroppo quello... Posso capire, ripeto, il rendere limitata la disponibilità in negozio, ma anche sull'eShop, ovvero uno store digitale dove non hai problemi di allocazione di copie sugli scaffali, è tutto digitale, dove sarebbe più consigliato fare in modo che rimangano copie, che i giochi rimangano disponibili. Ciao Sony, anche a tal proposito, vabbè, ma Nintendo già l'ha fatto con il Wii Shop, quindi non possiamo fare tante... Non è che sia un confronto dove ci sono dei vincitori, siamo tutti perdenti in quel caso. Quindi è un problema. Almeno dovrebbero fare in modo che 3D All Stars, se proprio non può essere più disponibile a negozio, disponibile comunque tramite l'eShop. O magari... E qui ci colleghiamo a un altro disco. No, vabbè, non voglio collegarmi troppo perché ci sono tanti numeri al riguardo. O magari lo rendono comunque disponibile non sull'eShop, ma tramite, in qualche modo, il servizio di abbonamento all'online. Tipo, che ne so, con la Virtual Console del Nintendo Service Online. Ma magari... Perché ci sono anche rumor di come potrebbe esserci un'evoluzione del servizio post... condanna a morte di... Vabbè, comunque sia, tipo aggiunte di nuove console, un nuovo livello di abbonamento costo ovvero un livello a costo maggiore che però ti dà più benefit. Vabbè, però non ne voglio parlare tanto, anche perché ci sono dei rumor, vero, ma non so quanto affidabili al momento. Anche Jeff Grubb ne ha parlato, però effettivamente dove sei sincero. Però più che altro sì, ripeto, anzi, diciamo una cosa, commento un po' finale sull'anniversario di Mario. È stato, ripeto, piani molto... Scusate un secondo, giusto. Abbiamo... Ah, due. I piani sono variati chiaramente. Non completamente, ma sono chiaramente variati. Però direi che è stato un bel anniversario comunque sia per varie iniziative, tipo su numero 35 comunque non è male. Peccato che quello se ne vada da domani. Comunque il parco anche, peccato che non possiamo andare per molto tempo. Però il parco effettivamente sembra bellissimo. Io ho visto immagini, video, vabbè, anche il direct che c'è stato, perché sì, abbiamo avuto anche il direct sul parco. Dicevano, che sarà aperto il 4 febbraio il servizio. E vabbè, potevamo prevedere la risalita dei contagi. Intanto qui dobbiamo anche risalire per prendere la punta qua. Il parco è bellissimo, o meglio, la sezione dell'Universal Studios Park di Osaka è bellissima da quello che ho visto, proprio bella bella. E giusto, qua è puta. Peccato poterci andare, peccato, veramente peccato. 3D All Stars va bene che non è un pacchetto speciale, specialissimo, specialissimissimo come lo era, vabbè, ovvero con gadget monetari come lo è stato invece la collection, vabbè, la Super Mario All Stars per Wii. Però è comunque Super Mario 64 Sunshine, per quanto sia il Mario peggiore secondo me. E Galaxy il primo in uno stesso pacchetto. E con, vabbè, con qualche minima miglioria. Vabbè, è tipo il Wildstorm per Sunshine sta, una emulazione abbastanza buona anche. Tra l'altro si è scoperto di recente tramite un post di Nerd, se non sbaglio, vabbè, il Nintendo Europe Research and Development, comunque sia, quello che si è occupato anche anche lui di sviluppare l'emulatore per, vabbè, sviluppare la collection su Switch.
hanno anche menzionato come abbiano ricorso al... Yes! Abbiano ricorso al learning, all'AI learning per le cutscene di Sunshine. Quindi c'è stato un lavoro, ma anche il fatto di Galaxy che è per metà emulato, se non sbaglio è per metà direttamente sulla console. Quindi è una cosa un po' particolare. C'è stato un lavoro non straordinario, tipo peccato per Sunshine e per 64 che non siano andati a 60 frame al secondo. In effetti mi aspettavo almeno quello. Però un lavoro c'è stata una certa cura. Potrebbe esserci di più però. Poi 3D World invece ottimo, perché Bowser's Fury è un'aggiunta molto buona secondo me. È veramente un altro gioco, molto sperimentale, e sono molto curioso di vedere se Mario riuscirà ad andare in quella direzione, perché è ancora diverso rispetto ad Odyssey, da quello che ho detto, per quello quanto ho detto già ai tempi quando abbiamo terminato Bowser's Fury. Ci sono tanti lì da lì che voglio vedere sviluppati in un gioco di Mario, chiamiamolo main però. Poi Super Mario 35 è divertente, ma per Mario tecnicamente rientra o non rientra? Perché in effetti le celebrazioni sono iniziate a causa della pandemia a settembre, però in effetti sarebbe rientrato. Ma per Mario è molto bello. Ha un combat system che in realtà io mi ricordo anche, cioè avevo addirittura il foglio di carta con la griglia dei combattimenti, perché io volevo veramente risolvere quei cacchi di puzzle, perché sì, quelli sono puzzle e volevo risolverli senza perdere troppo tempo, senza chiedere sempre l'aiuto dei Todd. Ma con molto. Comunque sì, Paper Mario è molto bello. Il combattimento, il combat system nelle battaglie normali è particolare. Può risultare anche molto posso dire anche ostico. O comunque sia, può anche essere, cioè, sia ostico che noioso se non lo prendi in un certo modo. Se lo prendi come puzzle è ostico ma non noioso secondo me. Però molto belle le battaglie invece, cioè per l'appunto le battaglie con i nemici normali possono essere, se le prendi come battaglie tipiche di un RPG, no, proprio no. Ma se le prendi come puzzle già abbiamo un discorso diverso. Le battaglie con i boss invece sono più immediate. Scusate, ho sentito. E sono comunque molto belle. Però in generale il gioco è straconsigliato, anche perché per fortuna si può evitare di combattere il più possibile, se non sbaglio. Però è straconsigliato veramente, perché magari non è il ritorno alle origini che si rumoreggiava. Vabbè, rumoreggiato, ne ha parlato una persona soltanto. Però è un gran bel gioco. Origami King è un gran bel gioco, con momenti anche che mi hanno pure sorpreso. Non ne parlerò perché è spoiler, però mi hanno comunque sorpreso certi momenti. Quindi no, con questi giochi abbastanza soddisfatto alla fin fine. Meno soddisfatto per la carognata sulla disponibilità anche di Super Mario 35 effettivamente, perché anche lui se ne va, ripeto, e quello sarebbe solamente digitale. Un secondo, perché qua devo vedere. Ah, 6, giusto. Dov'è il 6? È qua. La casa, no. Vabbè, tanto dobbiamo fare soltanto la bandiera finale. Però che balle. Quindi comunque sia, giudizio positivo sull'anniversario per le varie iniziative, comprendendo anche che non erano i piani originari. Però peccato per la carognata di disponibilità troppo limitata secondo me. Disponibilità limitata di no, dicevo. Per la disponibilità limitata di 3D All Stars, di Super Mario 35, eccetera. Peccato, meglio, non tanto peccato, quanto carognata, sì, è una carognata quella. Ancora di più, perché non è soltanto fisica, nel caso di 3D All Stars. Però sì, alla fin fine le celebrazioni non sono state, mi sono piaciute. E anche l'offerta videoludica mi è piaciuta abbastanza. Va bene, sarebbe stato il massimo per Odyssey 2, però, o comunque sì un Mario 3D nuovo, però per certi versi abbiamo già avuto con Bowser's Fury. E tra l'altro, a tal proposito, 3D World è chiaramente un import da Wii U a Switch con più impegno profuso all'interno. Chiaramente. Cioè, siamo anche, non so se dire sopra, però comunque sì. Però in effetti, però stiamo a livelli minimo livelli di Mario Kart 8 Deluxe.
o di Pokémon Tournament della... Vabbè, comunque giochi che sono stati riportati su Switch con tante aggiunte. Però in effetti 3D World forse li batte, perché non è soltanto personaggi, arene nuove, modalità nuove, è proprio un altro gioco all'interno. È un altro gioco che non è lunghissimo, però ha una sua durata ed è bello grande anche. E ripeto, direzione molto interessante nella quale spero che Nintendo andrà in futuro con i Mario Main. Ciao Aniki1988, bentornato. Scusami se non ti ho risposto, però ero troppo impegnato a vedere qua. Non mi stanno swattando, no. Però ho sentito che magari forse mi stavano chiamando. Però no, niente SWAT, niente FBI open up. Tranquillo. Oh, che balle. Che balle. Con calma, meno male. No vabbè, se sei venuto adesso, ho finito poco fa di commentare effettivamente l'anniversario di Mario. Visto che oggi c'è la morte di Mario, eccetera, eccetera, ho deciso di deviare dalla morte di Mario, che è una battuta che mi piace anche, ma ha rotto le balle adesso, parlando dell'anniversario parlando dell'anniversario, di come si è svolto, nonostante vari cambi di piani evidentissimi, delle cose che ci sono state, di quelle che non ci saranno da domani, e per motivi di carogna, diciamocelo, eccetera. Tra l'altro vi ricordo che non soltanto la roba di Mario termina, ma anche il primo Fire Emblem, quello che non è mai uscito da noi, che è stato localizzato appositamente per i 35 anni di Fire Emblem, che hanno visto celebrazioni limitate a... Il primo Fire Emblem su Switch, anche quello dalla mezzanotte di oggi se ne va. E lì rimane lì purtroppo c'è la carognata. Meno male che è soltanto 6 euro, però anche lì carognata. Soprattutto visto... Scusate, soprattutto visto che è un pezzo abbastanza... Soprattutto visto che è un pezzo abbastanza importante della storia di Nintendo, perché è il primo Fire Emblem che da noi non è mai arrivato localizzato prima dell'uscita su Switch. E poi in realtà si è scoperto era stato già sviluppato per Wii U, però però hanno atteso questo momento per rilasciarlo. Chiamali scemi. Chiamali scemi. A posto. Andiamo. Io, ahimè, mi aspetto qualcosa di limitato anche per l'anniversario di Zelda, perché sì. Oh, abbiamo fatto. Perfetto. Perché sì. Quest'anno abbiamo altri anniversari. Mica soltanto Zelda, tra l'altro abbiamo Zelda, abbiamo tecnicamente anche quello di Metroid. E lì magari non fanno la grande celebrazione come con Mario, come immagino faranno con Zelda. Però il tanto emureggiato Metroid 2.5D di Mercury Steam, se sono loro, io ce lo vedo perfettamente. Anche Melly Rogers ha detto che in effetti dovremmo avere quest'anno. Vabbè, comunque sia notizie abbastanza presto di questo titolo. E sarebbe molto bello vederlo. Molto, molto, molto bello. Sì, treno lì. Oh, mi manca. Aspetta. Eccolo qua. Allora, la Prime Collection ci sta, giusto? Hai ragione, Ani, che ci sta. Purtroppo quella è da anni, ma purtroppo sai qual è il fatto da quello... anche qua... Tre. Ma sai qual è il fatto, temo? O meglio, è la spiegazione che è stata data più volte. Molto semplicemente, quando sono cambiati i piani per Metroid Prime 4, ovvero niente più bande Namco. Un secondo. Ok, perfetto. Sì, dove dovrebbe essere qua il titolo? Niente più bande Namco, direttamente Retro Studios. E quindi sviluppo ricominciato dal principio, per evitare quando è successo con Bayonetta 1 e 2, ovvero rilasciato molto prima del 3, quindi avere come dire, una spinta promozionale più concentrata e meno diluita, hanno deciso di lasciare... No!
tenere in cantina la Prime Trilogy fino a quando non sanno che è abbastanza vicino. Vabbè. Metroid Prime 4. Olè. Qui dentro. No, è sopra! Perché non l'ho preso l'altra volta? Riproviamo. Perché? Ah, forse perché l'altra volta sono andato giù e poi non ho più ripensato a salire. Vabbè, a rifare il livello per risalire. Vabbè. Vabbè, là, almeno. Qua lo vediamo almeno. Oh, buono. Perfetto. Purtroppo sì, è quello il motivo secondo me. Prime 4 non ha una data. Vogliono lanciare la trilogy magari non troppo lontano da Prime 4, quindi fino a quel momento secondo me non la vediamo. Però sarebbe molto bello averla per quest'anno, sì. Sarebbe un buon modo per celebrare l'anniversario di Metroid, oltre al Metroid 2.5D. Le due anime di Metroid effettivamente, quella 2D e quella 3D, ci sarebbe. E io spero che effettivamente esca, perché magari vorrebbe anche dire che effettivamente, a meno che non cambino ulteriormente i piani, come ho fatto là, che Metroid Prime 4 uscirà l'anno prossimo su Switch Pro. Vabbè, non è... Ah, ecco perché è un po' complicato salire qua. Ecco perché adesso ho capito. Ok, adesso ho capito perché non l'ho fatto. Beh, sono andato? No. Che cacchio ho fatto qua? Vabbè, moriamo a morire. Devo capire qua come fare. Cioè, devo saltare su quelli, però è un po' complicato. Qui serve in realtà... No, anzi, sapete che c'è? Gatto! Meglio avere la sicurezza qua. Meglio avere la sicurezza. Allora, quindi, mondo 1 lo facciamo subito, perché tanto abbiamo la riserva qui naturale della campanella che si prende immediatamente. Quindi sì, ci starebbe, vero? Ci sarebbe tantissimo la Prime Trilogy quest'anno. Si spera che arrivi oltre a Metroid 2.5D di Mercury Steam. Sarebbe l'ideale. Però in effetti c'è anche da dire, ora che ci penso, che quest'anno è probabile che avremo anche la collection. Vabbè, Twilight Princess. Abbiamo già Skyward Sword in arrivo a luglio, però temo che avremo anche... Vabbè, temo. Immagino, si rumoreggia che avremo anche Twilight Princess e Wind Waker su Switch. Ora, in effetti pensandoci, può anche darsi che Nintendo non rilasci la trilogia quest'anno, semplicemente perché sarebbero troppi titoli già rivisti in un arco di tempo molto limitato. Sì, è vero, ora direte, vabbè, Nintendo l'anno scorso. Però sarebbe un po' troppo effettivamente, sarebbe veramente un po' overkill così tanti. Soprattutto considerato che la maggior parte sarebbero nella seconda metà. Sarebbe un po' troppo. Mamma mia quanto ho parlato. Quante vaccate avrò detto non lo so. Vabbè, adesso concentriamoci un pochino di più sul gioco qua. Ah no, giusto, perché quest'anno tecnicamente c'è anche Donkey Kong come anniversario. Sono 40 anni, no? Sì, 40 anni dall'originale Donkey Kong. E ci sono stati anche un po' di voci, però non, come dire, non tanto da fonte affidabili, ma non molto sicure sulla presenza di un titolo di Donkey Kong quest'anno. Sì. No, non qua. Qui, giusto. Che è uscita per quest'anno per celebrare i 40 anni della serie. Sarebbe un qualcosa che accetterei ben volentieri. Sicuramente. Soprattutto se fosse fatto da EPD. Dagli stessi che hanno fatto 3D World, Odyssey, eccetera, eccetera. Perché ovviamente Retro non è che può fare anche quello. Già è impegnata con i barbecue e con Prime 4. Ma neanche questo. No, per l'appunto, EPD. Invece di fare Odyssey 2, effettivamente potrebbero fare... Perché vabbè, in effetti ci sta anche il cambio qua. Potrebbero fare un nuovo Donkey Kong. Magari o country, però con la loro sensibilità al level design. E per chi non si ricorda, EPD, vabbè, all'epoca EAD ha già fatto un Donkey Kong in 2D, in 2.5D, ovvero Jungle Beat. Ed era tra l'altro un gran bel titolo, con tante cose che poi si sono riviste in Galaxy. Guarda un po'.
Sarebbe molto interessante un Donkey Kong di valori. Molto interessante. Andiamo. Vai. Oh, eccoci qua. Perfetto. Qui c'è un per entrare. Mi sa di sì. Ok. Ah, vabbè, questo non ci vuole niente qua. Ciao Pom Pom. Oh. Oddio, in effetti qua sono riuscito ad evitare come. Vabbè, vai. Però prima ero un pochino più convinto di questa teoria, però adesso un po' di meno. Perché ad esempio Emily Rogers, ho nominato il suo nome più volte, però come dire è una delle insider più affidabili da questo punto di vista. Non ha sentito, beh, non vuol dire che non sia vero, ma non ha sentito di un Donkey Kong in sviluppo. Magari ne sapremo di più, magari spunterà poi comunque, però in questo momento mi sento meno convinto a riguardo. Che, vabbè, poi tra l'altro quest'anno abbiamo anche l'anniversario di Pokémon, ma lì già abbiamo i piani, già sappiamo effettivamente abbastanza quello che avremo. Snap, il remake di Diamante e Perla e poi all'inizio dell'anno prossimo Pokémon Legends. Sappiamo già abbastanza. Oltre a tutte le celebrazioni, cross media, Katy Perry, eccetera eccetera. Poi oh, ho saltato qua. Perché ho saltato il cubo magico? Perché l'ho saltato? Vabbè, dove sta quindi il cubo magico? Vuol dire che sarà tipo qua. Vediamo un secondo. Vediamo. No, non c'entra. Prendiamo qua comunque. Ok. Due campanelle. Un'altra campanella per cassè. Ecco, qua andiamo adesso in confusione perché non ricordo dove si sblocchi l'altro cubo. Purtroppo non mi sto ricordando. Ma infatti là come si va? Perché abbiamo anche la one up e forse qui c'entra qua. No. 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 Vediamo. Forse per di qua. E salta un po' di più Rosalinda, dai. Niente. Aspetta un attimo. Devo trovare dove sta il livello lì. Aspetta, non qua. Ah, è giusto, non è che c'è una parte nella quale andare. Qua. Aspetta, qua, giusto. Giusto, qua. E qua. Eccolo qui. Ma perché no? Allora, mi sa che l'altra volta quando sono venuto qui ho solamente visto qua, ho solamente ammirato la vista del castello senza andare indietro. Non ho notato proprio il cubo là. Ma perché? Ma perché? Oh, sono 10. Oh. Let's go. Bene. Cioè male, ma anche bene. Oh. Vabbè. Santo gatto. Santissimo gatto. Sì. Oh. Ma in effetti qua senza gatto come fai? Con Luigi forse, ma neanche. No, qua soltanto gatto in effetti. Senza non faresti mai. Olè, e 4. Oh mamma. Dai. Dai. Buono. Oh mamma. Ok, perfetto. Come mi complichi la vita adesso? Oh no. No. No, perché? Ho fatto un macello. Ho fatto un macello. E adesso da capo. E per forza di cose. Vabbè, qua ho più tempo.
Posso farlo? In effetti, giustamente, perché non ho pensato? Ok. Vai. Perfetto. Su, 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 su. Siamo a 3. Qui. Tutto su, Rosalinda, tutto su. Ok, perfetto. Vai. Buono. Manca, siamo arrivati alla eccoci qua. Perché mi sono confuso prima? Siamo a 7. Vabbè. Questa era facile. Però non cadere. Oh mamma. Sì. Ottimo. Ne manca uno. Oh mamma. Oh mamma. Ci siamo. Yes. Un altro po' d'acqua. Bene, e quindi che manca del mondo di Bowser? Cosa manca in effetti? Vediamo. Mappa. Non manca niente. Nuovo strumento. Ah sì, ecco qua. Torniamo a questo punto al mondo 5 perché ho delle storie, ho dei conti in sospeso col mondo 5. Mondo 5. Quindi 5 al 5C. Allora, dove stanno delle rovine che magari... Eccole là. Idiota, che idiota, che idiota, che idiota. Eccolo il 5C. Cioè B, scusate. Ecco il livello che non avevo ancora fatto. Eccolo qua. Sempre 100 secondi, ma non c'è problema. Oddio, aspetta. Perché ho detto che non c'è problema? Vabbè, non c'è problema comunque. Va bene. Perché il salto all'indietro là, scusa Rosalinda, anzi di lato Rosalinda là, perché l'abbiamo fatto? Ok, ho visto il perché, ma comunque non comprendo. E vai via tu. Vai, Cupa Bros di fuoco, vai via. Bravo. E restaci. Ok, quindi in effetti qua che... Vabbè, volevo dire in realtà, qua che mi manca? Ah, niente qua. È il livello... sì, giusto. È il 6.3, mannaggia. Poi cosa manca invece dei livelli speciali? Allora, abbiamo... Ah, il mondo stella, ok. Ok. Quindi torniamo al mondo 3. Cioè al mondo 6, scusatemi. Al livello 3 del mondo 6, devo dire. Qua il team, dove cacchio sta? Veramente, io non l'ho capito la volta scorsa. Sono stato... Anzi no, questo ce lo togliamo alla fine, va? Andiamo... Quindi dov'è che abbiamo altre cose? Mondo Bowser. Mondo Stella. Via. Qui no. No. Aspetta. Ah, qua. E qua abbiamo invece l'asta. L'asta, vai. Oddio no, ho capito qual... Oddio no. Qua è complicata l'asta però. Facciamola adesso. Qua è molto complicata. Un po' meno forse con la gatta, però è perché abbiamo purtroppo che l'asta va via. Ok. Già abbiamo rischiato.
No, perché? 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 Ah! Scusate un secondo. Ok. Perché mi sembrava di aver cambiato. No, cambiato. Che è successo qua? Perché per un attimo è diventato nero lo schermo. Almeno questo qui non in game, mi sa. Non per lo stream. Non ho capito. Vabbè, perché lo sto facendo qua? È un problema adesso. Non ho neanche il gatto per salire sull'asta. E vabbè, vediamo un po' che riusciamo a fare. Taglia, 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 Rosalinda, taglia. Vabbè. Ho capito, sarà un po' un problema, ho capito. Ho capito e come. Io ci riprovo comunque. Facciamo un altro tentativo e poi ci riprendiamo la campanella perché così non si può andare. Cioè, senza campanella è molto complicato. Ok. Non pensavo! Sali, 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 sali. Sali, sali, sali. Magari poi riusciamo, se prendiamo. No! Vabbè, è inutile. Usciamo. Torniamo al mondo 1 per prendere... Vai, mondo 1 per prendere la campanella. Anzi, le campanelle, perché una non basta. Andiamo. E poi ci riproviamo. È molto complicato, purtroppo proprio la cosa dell'asta è abbastanza complessa lì. Magari anche prendere la campanella aiuterebbe però, Magari anche entrare nei tubi aiuterebbe, Rosalinda. Via. Oh. Vai, 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 vai. Vai subito, Rosalinda, andiamo, 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 che non abbiamo tempo da perdere noi. Non me lo fa perdere. Neanche tu. Neanche... Ok. Adesso arriva la resa dei conti. E abbiamo un'asta da prendere in alto. E se non riusciamo in alto abbiamo per fortuna la gatta adesso, quindi possiamo giocarcela in vari modi. Allora Rosalinda, pronta? Pronta? Mondo 6. Livello. Ah no, che sto dicendo, scusate. Sono ancora fissato col mondo, col livello 6-3. Quello più tardi, molto più tardi. Mondo stemma. Livello 4. Dai, 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 dai. Let's go. Vai. Qui bisogna un pochino concentrarsi, Quindi farò delle cagate in mano. Ecco appunto! Ma manco iniziato, ma dai! Vabbè, facciamo il livello senza. E poi alla fine la mettiamo però. Prendiamo la campanella. Ok. Qui. Ok. Vai, 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 vai.
Corri, corri, Rosalinda, corri, 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 corri. Dove sta la bandiera qua? Non c'è più. Vai. No. No, 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 allora, aspetta. No. Riprova. Vabbè, se caschiamo anche come degli imbecilli, le cose peggiorano. Ovvio, normale. Prendiamo la piattaforma, vai. Vai. Usciamo, sì. Allora, una volta che riesco addirittura a prenderlo in castagna, è questa? Vabbè, facciamo una cosa quindi. Ispiriamoci a questa vittoria inaspettata. Devo andare avanti e quindi poi prenderlo così. Però devo avere già la campana. Speriamo... Oh mamma, la campana devo già avere giusto, perché altrimenti se faccio così di nuovo... beh... E poi speriamo di riuscire a salire abbastanza in alto, perché... Ok, vai. Se no cambiamo e mettiamo Todd per questo livello in effetti. Ok. No. Però... No. No. Non abbiamo un livello più vicino qua per poter prendere... No, scusate, anzi, aspetta. No, usciamo. Abbiamo una casa da qualche parte qua. Dai. Vediamo. No, non abbiamo case qua. No. Allora, un secondo. Forse ne abbiamo qualcosa nel mondo castello. Qualcosa... No, qua no. Ah, lì! Perfetto. Ti prego, Todd, aiutami. Non fare carognate, ti prego, Todd. Todd. Adesso, ti prego, Todd. Spiegami. Cioè, il tuo parente là, nella confezione grande, ha messo 4 power up. Tu, disgraziato, con tutto che ti ho chiesto il mio più sincero aiuto, perché? Perché cavolo metti un singolo power up, che è addirittura il fungo, che è inutile, in questa situazione è inutile, nel pacco grande? Perché? Via, vai via. Sei cacciato dal regno dei funghi, via. Sono Rosalinda, qua non piace, però sei comunque cacciato, via. Anzi, sei cacciato le stelle, via nel buco nero, via. Non si può. Allora, mondo 6. Se non sbaglio l'abbiamo. Dove sta? Dove sta? Eccola lì la casa. Io riprovo col pacco grande a questo punto, perché non vorrei che magari prendo quello piccolo e poi sono un'altra volta fregato. Nella prossima casa andiamo col pacco. E se per la terza volta mi capita di avere una fregatura, io non so che faccio. Casa? Dov'è una casa qua? Datemi una casa qua. Avanti. Torniamo al mondo 1 in effetti, perché se non sbaglio là ci sono delle case. Eccola qui. Prima casa. Via, subito. Pacco piccolo. Oh!
vabbè. Oh. Ah. Ma vorrei capire perché è cambiata a cazzo di cane la decisione. Cioè, prima il pacco grande, poi il pacco piccolo, per 3 volte di fila. Cioè, in base a quale criterio, Todd? Scusatemi. In base a quale criterio? Vai. Sarà sempre difficile questo per l'asta. Sarà sempre difficile. Perché Let's go. un cacchio di livello deve essere così? O meglio, perché avere il requisito di prendere l'asta a tutti i livelli, prendere la cima dell'asta a tutti i livelli con un livello così? E quando comunque lo salinde non... Ah, vabbè. Sì. No. Perché? Esci dal livello. Dovrebbe salvare il fatto che avevo all'inizio il gatto, no? A posto. Facciamo una cosa. Rosalinda, qua in panchina per un attimo perché... Sì, Todd, che lui è velocissimo, dai. Guardalo Todd come va, guardalo. Allora, possiamo fare meglio a questo punto. Forse riusciamo addirittura a saltare per arrivare un po' più in alto e quindi poi per raggiungere la cima. Dai, ci sta. Lo rifacciamo subito. Vai. Cioè, lo scavalchiamo, con Todd. L'asa scavalchiamo. Ma subito anche. Guarda qua. Ole! Era tanto facile. Allora Todd, hai fatto il tuo... bello incartarsi. Hai fatto il tuo dovere, Todd, questa volta. Poi pensate a rifare un livello come questo, anche con gli altri 4, che non sono Todd come velocità, per prendere tutte le corone. Non per sbloccare per fortuna i livelli finali della Champions League, per fortuna, ma per avere sul file, sull'icona del file, le corone di completamento assoluto. Tu pensa a fare una cosa del genere? Sapete che c'è in effetti... Todd, ti sei meritato di fare gli altri livelli, va? Anche perché in effetti abbiamo bisogno di uno veloce. Credo. Quindi 5. No, questo qui 5. Per un timbro. Timbro che sarà dove non lo so. Ma so soltanto che lassù c'è rimasto Dio. Forse qua a dir la tutta sarebbe servita una Rosalinda per esplorare. Però, madonna santo Todd, il zoom in. Come ho fatto qua? Ok. No! Se non sbaglio questo è per la stella. Sì, stella. Vabbè. In teoria servirebbero quelli, però con il gatto è un po' inutile. No! No! Eccolo! Eccolo! Trovato! Fa niente, l'ho trovato. È quello l'importante, l'ho trovato. Avanti. Olè, olè, vieni qua. Venite qua. Cosa si fa qua in effetti? Ah, bomba. Che bomba, vieni qua, bomba. Ma è lontano per la bomba.
po' lontano. Aspetta. Oh! Devo essere sincero. Non sapevo. Nonostante abbia giocato l'originale, non sapevo. Vabbè, buono. 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 Mi vergogno un po' a dirlo, però buono. A questo punto andiamo dritti e rapidi. Mamma mia. No. 2. 3. No. Strunz di cubi che si espandono così. Strunz. Mi hanno spinto fuori. 1, 2, 3. Occhio qua, infatti. 4. E il quinto? Il quinto. Madonna santa, Todd, calmo. Ah, giusto. No, 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 non qua. Però... sì. No, non qui, però... magari qua c'è l'altro. Monete. Non mi ricordo. Ah, forse qui. Aspetta. Passate qua. Anzi, non tanto qui, quanto qua. No, non qua. Ah, qui. Credo di aver capito. L'ho visto. Vabbè. Fatto. Andiamo. Vai. Ok. E anche col Todd, perché sì. Ciao Luigi Tanuki. Anzi, volpe. Quindi, dopo questo... timbro nel Stella 8. Stella 8 che è? No. Oddio, no. Un altro livello. Casa infestata. E dobbiamo trovare una cosa qua. No. Ah, era questo. Dove sta qui il timbro? Bene, benissimo. Vabbè, almeno non più le stelle. Mi ricordo che ho sofferto un pochino qua. Sali. Poi... buono. Lì serve... mi ricordo cosa. Vabbè. Aspetta. Dove sta la palla qua? Eccola qua. Miriamo bene. Compromesso? Ah no, vabbè. In realtà serve. Compromesso? Tempo. Altro tempo. Il punto dove sta? Aspetta, non per di qua, però di qua? No. Vediamo. Ah, qua. 4. Il quinto invece. Grazie alle porte, mi sa. Poi. No. Questa. Ecco, appunto, sì. Adesso però, prima di andare avanti, rivediamo un po' meglio, perché magari sta qui, che non abbiamo mai visto prima. Là no, quella è per la stella, me lo ricordo.
Magari dietro una lapide. No, non è Crash 4 questo. Non lo è. Spero. Non farebbe mai una cosa del genere Mario, non è vero Mario? Cioè scusami, Todd, non è vero Todd? Olè, olè. Ma io non lo vedo il timbro qua, proprio non lo vedo assolutamente. No. Vediamo. No, no. Andiamo avanti. Andiamo avanti sperando. Sperando. Non è che da questa parte. Non è che passa un altro, no? Sì, eccolo. No. Però là sopra che c'è? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Non c'era alcun motivo per farlo. Perché l'ho fatto? Uia. Due. Due. Palla di neve. Qui, bravo. A te. 3. Ah, questo mi sa, no? Grazie, uccello. 4. Poi l'altro è sulla nuvola. Sì, 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 sì. No! Aspetta. Perfetto. E se va. Ok, vediamo meglio per di qua. Abbiamo un bel po' di tempo supplementare là. Lo prendiamo? Eh sì che lo prendiamo, dai. Ah. Bene, adesso capiamo un po'. Dove sta l'altro timbro? Dov'è? 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 Vai. Vediamo. Da qualche parte qua non sembra. Non mi pare. Ah, vabbè, checkpoint, non c'è problema. Non c'è problema. Sì. Ok. E l'altro? L'altro... Ah, io. Ah, ok. Ecco, mi sembrava strano. No, 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 no. Eccolo! Eccolo dove... Ma la mia domanda è effettivamente, quando vedo dei timbri così visibili, perché la prima volta non li ho visti? Non... Oh. No, fermo, 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 Todd. Perché non curvo come si deve qua? Perché? Ok. Poi... Vai. Dritto. Adesso... Aspetta. Vabbè. È giusto in realtà perché aveva ancora la carica della piattaforma. È giusto, è giusto. Uppa! Vale. Ok, qua ho azzardato un po' troppo io perché non vedevo e pensavo però di vedere, ma alla fin fine non vedevo, giusto?
Sì. Poi con K. Fermo. Fermo. Oh. Ah. Fermo. Giustamente però se vado sempre là. No. No. Bravo Todd. Bravo. Fermo. No, bravo cacchio Todd. Perché non salti come si deve? Quante vite perse qua? Non si può. Non si può. Per un timbro non si può, dai. Riusciamo effettivamente. Allora, proviamo a saltare quelle parti là, va? Sì. Sì! Allora, un attimo. Con calma, sì. Così. Oh. Così è molto più facile. Adesso andiamo dritti. Sì. Bravo Todd, bravo. Vabbè, non è un problema. Oh. Diciamocela tutta. Qua sono stato io a farmi più problemi di quanti ne fossero necessari. No, chiaramente io. Ok, siamo sotto i 10 timbri rimasti, credo. Ok, qua, timbro. Preso quello. Vediamo. Ok, qua ho preso tutto. Quindi mancano dei timbri. E prendiamo a questo punto delle cime di livelli. Sì. Tanto è qua. Oddio, quello là. Va bene, dai. Vai. Vabbè, tanto questo lo si fa rapidamente, per fortuna. Spero. Oddio, però. Sì. No. Aio. Accidenti. Buono. Vai. Ah, giusto così. No, ok, meno male, meno male. Giochiamo a baseball? Vabbè, con la sponda, ma perché no? Perché? Qui. Ok. Buono. Oh mamma. No. Oh mio no. Ok. No. Ah, ok. No. Meno male. Riusciamo a fare qua? Prendi. Ok. Meno male. Non mi serve qua. Perfetto. Un altro sta. Alla grande. Vai qua. Vai, vai. Ok, buono. Prendiamo, sì.
Ok. Allora, scorciato... Che succede là? Fa niente, non pensiamoci più. Scorciatoia. Ok. Ah, risolto anche questo. Mi ero dimenticato che qua c'era un'altra asta un po' birichina. Vabbè, non come quella, che questa qui era abbastanza facile, però. Bene, quante ne mancano di aste? Ne manca qualcuna. Guardiamo. Tipo quella là. E qui però con Rosalinda. Qui però con Rosalinda. Mi sento più sicuro per cose di questo tipo. Rosalinda, bentornata. Let's go. Piaciuta la pausa in panchina? Ok. Via, 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 andate via tutti quanti. Via, 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 via. No, questo è meglio, va? Vai via tu. Oh! Oh! Ho rischiato. Vabbè, va. Dai. Una protezione in più, oltre che sparare fuoco non fa male. Buono, 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 buono. Oddio, ecco perché manca. Oddio, ecco perché manca. Oddio, no. Oddio, no. Oddio, no. Sto! Non aveste avuto il fiore, l'avrei fatto. Non aveste avuto il fiore, l'avrei fatto. Accidenti. Perché avrei avuto lo spin supplementare e sarei riuscito a prendere la cima della bandiera. Ma no! Dell'asta, ma no! Col fiore me lo sono negato. Accidenti. Non posso farlo sul tavolo perché la settimana scorsa è caduta la camera. Qui c'è stato un momento in cui non ho visto più niente a schermo. Sul letto. Let's go. Oh. Va bene. Vai. Oh. No. Oh no. Peccato. Grande peccato. Vai, 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 vai. No. Vai. Va bene. E tra l'altro qua otteniamo un altro fungo, quindi buono. Va bene così. Buono. Perfetto. Ecco, guarda un po'. Qua ce l'avrei fatta anche senza lo spin. Va bene. Buono, 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 buono. Altra punta dell'asta presa. Buono, buono, molto buono. Quindi, vediamo che manca ancora. E qua, meno male là, l'ha fatto, qua fatto. Qua no? E là neanche. Let's go. Ah, questo di... Oh, mamma, no. Ah, mi ricordo adesso il perché. Mi ricordo come finisce questo. Perché non possiamo andare direttamente alla fine? Vita, però, buono. Oh! Bene qua.
Ma io giuro che ho saltato. Io vi giuro che ho premuto il tasto per saltare. Ve lo giuro. No, davvero. Perfetto. Così. Oh mamma. No, 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 no. Ok, meno... No! Va bene. Non complichiamoci la vita troppo, ragazzi, mi raccomando. Già è complicata di suo! Buono, molto buono. Oh, no! Rosalinda, niente pirouette! No! Rosalinda, pirouette no! No, grazie. Buono. Con calma. Ole. Ok. Perfetto. Allora. Ok. Avanti, piattaforma, arrivate. Grazie. Con calma per qua, Poi. Brava che arrivi. Brava che arrivate tutte, brava. No! No! L'altra! Ok. Buono. Buono. Poi. Non qua. No, proprio all'ultimo. Ok, fino a quando non arriva non andiamo là perché sennò andiamo nel vuoto. Sì, adesso. Buono. Adesso niente cavolate, Ole. Oh. Andata. Vediamo quanto altro facciamo. Facciamo un 20 minuti ancora, no? Una mezz'oretta anche si potrebbe fare, dai. Il bello è che mi sa che credo che riusciremo ad arrivare tra una mezz'ora alla Champions Road, però non la potremo fare. Quindi qua cos'è che manca? Non ho visto. Facciamo una cosa, usciamo un secondo perché non ho visto effettivamente qua cosa manchi. Ero troppo... No, in realtà forse ho visto. Cioè manca la bandiera, ok. Ma manca anche... Ah no, giusto, qua non ci sono i timbri, giusto. Bandiera soltanto, giusto. In effetti sono un pochino stanco. Però calma. No, che con calma. Con calma. No. Niente gatta. Almeno per ora. Oddio, questo livello mi sto ricordando. Oh mio Dio, no, questo livello cos'era? Vabbè, è diverso farlo quando devi prendere tutte le cose. È diverso, però rimane comunque difficile. Ok. Buono. Ok. Abbiamo un checkpoint, perfetto. Vabbè, la campanella è là. Oh mio Dio, no. Ecco. Ma salve, bentornate. Ah, la campanella super. Campanella super già persa. Super persa. Ok. No, perché? Oh mio Dio, no. Non di nuovo qua. Mi sono mancato perché io
Io non ho sentito questa mancanza, anzi siamo molto meglio senza di voi. Ok. Oh. Oh. Campanella speciale, eh? Non la perdiamo stavolta però, almeno non... Stavo per dire non subito e ovviamente che succede? Ovviamente! Perché parlo? Pregati! Oh no, la danza! No, non il salto laterale, Rosalinda, non quello! No! Vai con lo spin, brava Rosalinda, con calma, spin. A ritmo, vai. Oh mio Dio, qua. Ok. 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 Sì! Ok. Mamma mia. Fa niente, fa niente. Ciao, arrivederci. A me più. Addio. Addio, 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 addio. Addio, addio, amici. Addio, noi non ci vogliamo lasciare. No, ci vogliamo lasciare come? Addio. Ciao. Ciao. A me più, arrivederci. Ciao. Meno male che l'hanno fatta effettivamente anche con la... Meno male. Meno male. Ripensando al fatto delle corone quando completi tutti i livelli con tutti e 5. Pensate di fare questo per 5 volte. Già una con Rosalinda che aveva il trucco anche con le sibilanze è stato un po' così. Pensate a farlo altre 4 volte. Ah, niente. APD. Oh. Ok, qua direi... Credo che abbiamo... Sì. Mancano soltanto... No. No, aspetta, scusa un attimo. Qua preso? No? Bandiere. 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 Bandiere prese tutte. E le stelle? Stelle. 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 Le ho prese tutte. Manca soltanto il cavolo di timbro del livello 3 del mondo 6. Manca soltanto quello. E poi abbiamo la Champions Road. No. No. Chissà perché pensavo di avere più livelli da fare. Siamo sicuri, scusate. Cioè, mi fate rivedere un attimo. No? Fatto. 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 Non mi indica sulla mappa. Ok. Mondo 6. Magari riuscisse a fare la Champions Road già stasera. Sì, certo, come no. Quella potrebbe impiegare una live a sé stante. Giusto. Let's go. Dov'è? Allora, se non riesco qua, me lo vado a vedere. Basta. Me lo vado a vedere, basta. Ammetto la sconfitta. Me lo vado a vedere. Però magari un fungo. Qui serve invece il fungo. No, non ancora, eh. Qui serve il fungo. Perfetto. Con calma. Ok. Vabbè, va. Sì. Ok, non abbiamo altro qua. Ok. Schiaccia la P. Bravo. Schiaccia l'altra P anche. Vediamo. No? Perché dovrebbe essere là? Perché? Per quale motivo? Prendi, Rosalinda, prendi tutto, prendi tutto. Avanti.
tempo, perché sì. No, non mi importa di quello lì della borsa, non mi importa affatto. Siamo sicuri, no? Siamo sicuri? Che non ci sia altro qua? E andiamo avanti. Ok. Prima moneta chiave presa. Ah, giusto, perché questo qui. Olè. Libero. Vediamo. Prendiamo qua. No, come tanto abbiamo qua. No? Tanto abbiamo qua. Vabbè. Giù. Poi qua. Aspetta un secondo, che mi è venuta un'idea un po' strana. Non è che... No, non c'è niente qua, no? Magari. Ok, in effetti abbiamo anche la camera da aggiustare. Oh. No. Non è qua sopra, no? Magari. Oh. Ok. Facciamo. Ok, non c'è niente qua. Non c'è una fava. Non c'è una fava di niente qua. No. No. Qui. Non è che la... No, non può essere una fava. Vai. Va bene tutto, però no. Ok, poi sì. Ancora? Ecco gli altri. Ok. Uno è andato. Non sta qua sopra mai. Mai nella vita qua sopra, ovviamente. Oh, oh, oh. Non c'è una cavolo di ombra neanche a indicare il timbro, perché no? Perché non dovrebbe esserci. Oh no. No, no. No. Vabbè. Sapete che c'è? Vado a vedere. Vado a vedere. Allora, sì. Mi pento, mi dolgo delle mie azioni, ma vado a controllare, perché... Così no. Così no. Scusatemi. Però... Allora, Super Mario 3D World 6-3 Stamp. Dove cacchio sta lo stamp? Dove cacchio è? Allora, aspetta, forse l'ho visto. Cioè, aspetta. Scusate per questa pausa, però... Vabbè, intanto andiamo... giustamente. Allora. Ok, c'è tutto un altro lato. Deve essere quello di dietro, allora. Cioè, quello... In effetti stavo andando dietro, quindi stavo facendo... Aspetta.
Devo rifare questo livello, quindi. Ok. Andiamo avanti, tanto qua non ci prende molto. Via. Vai, 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 vai. E prendiamo però queste. Vai, vai, vai. Sì, qui. Qui. Sì. Poi qua. Andiamo qui. Poi c'è questo punto. Andiamo avanti, 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 avanti. No, non mi frega niente qua di voi, ragazzi, scusate. Oh mio Dio, non è qua. No. Aspetta. Via, via tu. Via tu. Aspetta. Ok. No. Secondo voglio capire. Oh mio Dio. Che imbecille. Ecco dov'era. È qua. Perché non ho mai pensato di andare dall'altro? Vabbè, a morire perché tanto qua è inutile. Tanto qua è inutile. È inutile. Ok. No. Pure. Bene. Meno male. Va bene. Via. Qua. Dai, che l'ultimo stampino ce l'abbiamo qua. Dai, 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 dai. È qui. No, meno male. Andiamo. Mamma mia, quanto tempo sprecato! Ma quanto tempo sprecato! Veloci! Ma in realtà non è... Cioè, dovrebbe essere l'ultimo dei livelli regolari. Ah, ho capito forse. Ok. Fa niente, fa niente, fa niente, fa niente. Non frega assolutamente niente. Oh. Io, come un imbecille, non avevo mai capito. Cioè, in realtà ne abbiamo... in effetti mi mancano. Però da dove li prendo? Mi deve essere che si sblocca... Sì, se no, allora... Ah, eccolo qua il mondo finale. Eccolo qua. Ed è qui che stanno gli ultimi stampini. E anche la Champions Road. È qua. Ecco, tra l'altro abbiamo anche sbloccato le icone. Vabbè, non le coroncine, comunque le icone di aver completato i livelli con tutti con i vari personaggi. Scusate. E a questo punto si sale. E diamo una piccola occhiata però perché sono abbastanza stanco, quindi direi anche di andare qua. Ah, è il Capitan! È il Capitan! Vabbè, lo stampino sì però. Anzi, sapete che c'è a questo punto? No, ok. Anzi, direi stampino preso. Timbro preso. E a questo punto direi che per quest'oggi basta così. E ci lasciamo le punte del mondo corona. E infatti il mondo coronato per la prossima live di 3D World, che può anche darsi che sarà l'ultima. Cioè non tanto per la punta sinistra e la punta destra, quanto per quella centrale, perché è quella che determinerà quanto se sarà la puntata finale o meno. La Champions Road vera e propria.
Eccolo qua il percorso del campione, che tra l'altro ha anche l'ardire di avere non soltanto 3 stelle ma pure il timbro. Benissimo, perfetto. Eh sì, lo facciamo la prossima volta, va? Non so se a questo punto potrei farlo anche prima della settimana prossima, perché avevo in programma per l'appunto di avere solo uno stream 3D World per questa settimana, ma visto che siamo così vicini alla fine, quasi quasi potrei anche farne un altro, magari ci sto pensando su. Tanto poi comunque sia, vi avviserò sui miei canali social, sia qua su Twitch che su Twitter, sul mio canale, sul mio profilo personale. Spero che la live di questa sera vi sia piaciuta. Scusatemi se magari vabbè, le digressioni sull'anniversario di Mario va bene, basta che non fossero per la morte di Mario, almeno quello. Però spero che vi sia piaciuta comunque la live di questa sera. Vi ringrazio per essere passati e vi ringrazio quelli che passeranno quando verrà caricato sul canale MP Rewind. Vi ricordo anche che è stato appena caricato un nuovo video su MPTV, che sarebbe un doppiaggio della webcomic Unhatched creata da Jenny Ginia. E ha avuto il permesso da lei per poterlo fare, il doppiaggio, sì. È già sul canale, spero che lo vedrete. Tanto comunque il link è proprio sulla pagina qua di Twitch anche, così come anche del canale di YouTube e degli archivi di Twitch. Spero che vi piacerà. Ho impiegato un po' in effetti, vabbè, ma anche per pattuglie mie, però poi comunque per programmazione c'è sempre, ripeto, qui Twitch. E per essere informati su tutto quando non soltanto su MP Stream ma anche su MP Rewind e su MPTV c'è anche il canale di Twitter. Ringrazio nuovamente chi è passato, chi ha partecipato. Grazie mille Aniki per essere passato, appunto. E ci vediamo alla prossima. Stanco, un po' ebete, però nel frattempo godetevi una piccola Rosalinda che sta nel mondo colorito. Detto questo, che calasse si fa.